Stimatissimi Vapers, benvenuti nel mio canale. Parleremo del Hydro RDA o Hydro, scegliete voi il nome, con l'adesivo di colore argento va a definire il colore dell'atomizzatore. Questa versione la possiamo trovare con le campane diversificate, rigorosamente made in Cina. Una volta aver estratto il contenuto della nostra scatolina, troviamo le parti di ricambio, ci sono anche degli accessori, intravedo una chiave esagonale e il nostro atomizzatore Hydro. Iniziando dalle parti di ricambio con un O-ring sostitutivo per il nostro deck, un ulteriore O-ring leggermente più minuto rispetto a quello del deck per la sostituzione del nostro tip, due viti sostitutive con inserto esagonale per il serraggio della nostra resistenza. Come accessoristica un pin fisso con la placatura in argento con inserto tramite cacciavite a taglio e una chiave esagonale per il serraggio della nostra resistenza. Permettetemi di presentarvi dai Evade Mod Hydro RDA da 22 mm versione replica, il cosiddetto clone. La prima caratteristica di questo atomizzatore è indubbiamente questo particolare disegno, il cosiddetto Diamond Cut, per fare una presa. Probabilmente, oltre che essere un discorso estetico, ci aiuterà anche ad avere una buona presa per la separazione tra il deck e la campana stessa. Un diametro da 22 mm, cosa particolare, perlomeno per me, questa lavorazione, la parte superiore, in cui il perimetro della nostra campana, quando arriva nella sua parte più alta, rientra in una sezione interna dove viene portato come un piatto e poi viene nuovamente rialzato per l'alloggiamento del nostro tip, in questo caso con attacco 810. Un'asola sola per il flusso dell'aria. E questa è la parte inferiore. Viene già venduto di default, quindi nella sua configurazione originale, con un pin bottom feeder, quindi con una vite che va a fare il serraggio della parte interna forata per permetterci l'utilizzo di questo atomizzatore da 22 mm modalità RDA anche in soluzioni bottom feeder, quindi con altre tipologie di box. L'incisione al laser con la scritta Hydro è il logo degli Evade Mod, è un seriale, in questo caso è il 1250, ma come sapete quando parliamo di cloni il numero lascia il tempo che trova. Quando è uscita la versione originale dell'Hydro, io sono andato nella pagina degli Evade Mod e anche sul loro sito chiedendo informazioni sulla possibilità di reperire questo atomizzatore, perché avevo desiderio comprarlo originale, ma purtroppo i signori degli Evade Mod non hanno mai risposto né su Facebook né sul loro sito per poterlo testare insieme a voi, condividerlo, prendermi il clone. L'Hydro, prendendomi tutta la sezione a vista, quindi dalla parte inferiore del deck alla parte superiore del nostro tip, arriviamo a 25 mm.3. Il suo diametro è rigorosamente 22 mm. Una volta smontato il nostro Hydro RDA 22 mm, le parti che lo compongono sono tre: il nostro deck, il cosiddetto amato cuore, la nostra campana e il nostro tip. Iniziamo dal tip. Abbiamo detto attacco 810, un O-ring solo di tenuta a forma di imbuto molto particolare. Questo ci agevolerà indubbiamente nell'appoggio delle nostre labbra. La sua sezione interna
non è conica ma cilindrica, 6 mm il suo diametro interno, mentre il diametro esterno, quello che si appoggerà alle nostre labbra, è di 9 mm. Questa è la campana del nostro Aido acciaio 316. Come vedete, una volta aver tolto anche il nostro tip con attacco 810, la parte superiore è veramente curiosa, interessante. Non so se gli Evade Mod hanno studiato questa rientranza e poi nella sezione interna sono ritornati su leggermente più alti rispetto all'altezza massima della campana stessa per regalare una dissipazione diversa. Un'asola sola per il flusso dell'aria. Andiamo nella sezione interna. Come si può notare guardando la parte interna, qui i discorsi cambiano. Ma lo spessore della campana ha due diametri, uno più largo che va a incassarsi nella sezione del nostro deck, un diametro più stretto che andrà sia a farci la battuta sul nostro deck che ci regalerà una dissipazione veramente incredibile. È una delle poche campane che abbia notato veramente con un eccesso di acciaio a questi livelli. Il suo diametro della sezione più larga, quella che andrà a incastrarsi con il nostro deck, è di 20 mm, mentre la camera viva, quella dove verrà generato il nostro vapore ed aroma, ha un diametro di 17 mm. Cosa interessante, a mio avviso, lo spessore della prima sezione è un classico, è quella da 1 mm. Cosa invece non convenzionale è il diametro della sezione interna, quella cosiddetta camera di vaporizzazione, che ha veramente uno spessore mai visto, 2 mm.4. Anche la sezione alta, dove viene fissato il nostro tip, anch'essa veramente spessa. Questa sezione interna è veramente notevole per dissipare il calore. Poi, installando un tip a forma conica che già ci isola dalla campana stessa, più questo enorme spessore di 2,5 mm per la dissipazione, è veramente qualcosa di interessante, se me lo concedete. 4,8 mm è la lunghezza della nostra asola, mentre la sua altezza arriva quasi a 2,1 mm. Ma ora passiamo al cuore, al deck dell'Hydro RDA, la versione replica. Iniziando dal lato estetico, questo particolare Diamond Cut ho visto che agevola molto l'estrazione della campana tenendo le dita in questa sezione, perché questa superficie ci rende veramente una buonissima presa e l'estrazione è molto semplice. Un solo ring in questo caso di tenuta che ha una appoggio, questa sezione centrale, per far sì che non ci sia una diversità di diametri interni, ma abbiamo l'appoggio del primo anello che abbiamo visto della campana nella parte esterna, poi il secondo appoggio che si mette sulla base del deck che andrà a filo con il resto della campana, quindi veramente studiato bene. Questo devo dargli atto, è qualcosa di interessante. Quello che ci compare indubbiamente particolare sono le due torrette, quella del nostro positivo e quella del nostro negativo. Gli Evade Mod hanno naturalmente considerato il fatto che non avremo tutte le due gambette della nostra resistenza parallele, ma avremo una più alta e una più bassa, e a questo sono venuti incontro facendo sì che la nostra torretta del negativo, quella più alta alla vostra sinistra, ha l'asola per il serraggio della nostra resistenza quel pelino più alto rispetto a quella del positivo, che hanno fatto anche la torretta, vedete, di un'altezza diversa. Non solo i due ingressi, le due asole del serraggio della nostra resistenza, ma anche le stesse torrette sono state diversificate. Il flusso dell'aria, la nostra entrata
è gestito da questa piccola parete molto particolare nel suo genere, ha una particolare lavorazione. Hanno scelto di far sì che il nostro flusso vada a generare una turbolenza già all'interno della nostra stessa asola. Massicce queste torrette, parlando di un clone, la lavorazione delle torrette non sono portate esteticamente parlando a un buon livello di finitura, ci sono delle piccole righe di lavorazione e anche sull'ingresso delle asole ci sono delle piccole bavette nell'ingresso. Questa è quella torretta del positivo e leggermente sulla torretta del negativo. Anche il flusso dell'aria in materiale plastico, vedete, c'ha alcune vibrazioni e piccole bave di lavorazione. Per andare a togliere anche la nostra torretta del positivo mi avvalgo di una chiave esagonale che in questo caso non inclusa nella nostra confezione. La sezione isolante, e non solo perché ci servirà anche per la gestione del flusso d'aria, viene via anch'essa molto facilmente. In questa sezione a sinistra, quella verticale della parete verticale qui è perfetta, mentre vedete nella parte destra la lavorazione ha questa sbavatura, ha ingrandito in realtà la sezione dell'asola. Guardate le bave che ci sono qui. E questa è la sezione interna del nostro hydro. Una volta tolto l'isolatore, qui indubbiamente la lavorazione lascia veramente a desiderare. Non ci rimane altro che l'ultima misurazione da fare, la profondità del nostro deck. Tenendo in considerazione che il deck riduce la sua profondità dovuta all'isolatore inserito al suo interno, abbiamo comunque una media altezza, parliamo di 4 mm.15. Come compare una volta aver inserito la resistenza. Io purtroppo avevo già delle Fused Clapton in nichrome già assemblate e non le avevo inverse, quindi ho dovuto piegare in maniera non studiata per questa tipologia di torrette, quindi ho dovuto adattare la mia resistenza. Non conoscendo il materiale plastico, parlando di un clone, non ho voluto andare con la mia resistenza di natura complessa troppo vicino al flusso dell'aria. La nostra resistenza centrale sia nel verso orizzontale che nel verso verticale. Vista dall'alto, la resistenza che ho installato ha un valore resistivo di 0,28 ohm. Perfetta. Bello abbondante il cotone inserito all'interno della mia resistenza. Ecco come compare ai nostri occhi una volta aver inserito il cotone. Trattandosi di un atomizzatore con l'opzione del bottom feeder, per me è doverosa anche la prova dello squonk. Vediamo se vado a fare una pressione maggiore. Devo dire che nonostante l'asola veramente grande, grazie a quella particolare lavorazione interna, un oversquonk è veramente difficoltoso, nel senso bisogna veramente schiacciare moltissimo. Vediamo la sua reattività. La sezione plastica ci offre una opportuna quantità di materiale per poter fare anche la regolazione dell'asola, sia in un senso che nell'altro. E soffermiamoci al lato estetico. Wow! Veramente spaventoso. Sto usando un tabacco molto aromatizzato, dei sentori veramente stupendi.
mi ha veramente colpito. È un atomizzatore, posso dire, molto elastico, un atomizzatore che si presta benissimo, frutti, creme e tabacchi. Andandolo a chiudere si esaltano gli aromi del tabacco e vanno un po' a chiudersi i fruttati al suo interno, mentre riaprendolo leggermente, quasi a tre quarti, sono riuscito a farmi l'equilibrio, che è una cosa molto individuale, soggettiva a questo punto, per regalarmi le emozioni che io conosco già di questo particolare tabacco. Quindi sono andato a scegliermi la media più gradevole al mio palato. Certo che giocando leggermente con l'asola si riesce a creare degli equilibri, quindi delle sfumature aromatiche che possono veramente sorprendere chiunque. Per il flower chasing, forse nel 2019, e sono trascorsi solo 5 mesi, uno dei migliori atomizzatori che ho avuto tra le mani, a livello aromatico, naturalmente. Questo era l'Hydro RDA in configurazione bottom feeder clone, veramente qualcosa di imprevisto per i miei gusti. Questa è la mia passione. La vostra? Scrivetela nei post, mi raccomando, iscrivetevi, così avrete l'opportunità di rimanere sempre aggiornati su ogni video, su ogni mia particolare ricerca. Hydro RDA by Evade Mode, il clone. Mamma mia!